Bentornati alle Invasioni Barbariche in diretta da Milano. Arriva, è un artista eccezionale, ci ha stregati, ci siamo innamorati tutti di lui, insomma lo sapete di chi sto parlando. Tra l'altro lo vediamo adesso perché ho due sorprese da fargli e poi ancora più tardi invece facciamo una lunga intervista insieme, poi lui si esibisce. Vabbè, basta, lo chiamo. Signore e signori, Mika! Eccoti qua. Buonasera. Come stai? Bene, grazie. Ecco il nostro Mika! Ti aspettano, sono qua da giorni, tu non sai cosa è successo. L'Italia ti ama, ma tu ci ami un po' anche tu? L'Italia? No, noi italiani, un po' ci ami anche tu. Ma sì. Ma ci hai dovuto pensare! Ma sì, questa è la prima volta quest'anno che sono di ritorno. Lo so. In Italia. Da dove arrivi? Da Parigi, dove ho lavorato a Parigi. Ma sì, ho detto sì di venire in Italia per fare X Factor perché dall'inizio l'Italia sempre mi piaceva da piccolo. Lo so da che bambino. ti chiedono tutti la stessa cosa, non ne puoi più, ma noi essendo innamorati vogliamo essere riamati. E quindi... Ma io sono libanese, allora c'è Siamo terroni tutti. Ma no? sì, c'è una cultura mediterranea che mi fa un po'... Allora, guarda, vado Che subito... cosa vuol dire terroni? Meridionali. Meridionali, siamo del sud, persone del sud. Ah, ok, No, ho capito un'altra cosa. Cosa pensavi? No, non è dimmelo. importante, no, veramente no. Voglio sapere, terroni, cosa potrebbe essere? Poi ci penso. Senti, tanto poi noi abbiamo mezz'ora anche per stare insieme più, lo sai, no? Perché ci vediamo adesso, poi Sì. insomma, ti spremo come un limone. E quindi adesso voglio immediatamente farti le due sorprese. Una l'hai già capita, ma Sì. l'altra invece non la sai. Ah, sì? Non la sai. Ho l'onore... Ma la prima è una delle più belle sorprese di tutta la mia vita, devo dire. Aspetta, perché però un'altra cosa che è bella comunque, tu non sai che sei disco di platino e te lo consegno io. Sì. Dov'è? Eccolo! Ah, wow! Hai visto? Io sono un po' goffa grazie. in queste cose, abbi pazienza, però ci Bellissimo. tenevo. Grazie mille. Songbook ha ottenuto il disco di platino, sta andando benissimo, insomma sappiamo che è una cosa che hai fatto proprio per bello. l'Italia, è bello, no? Sì, è molto bello. È un bell'oggetto, dove Sì. lo appenderai? In bagno? Non lo so. Ma ho sempre paura di mettere queste cose, anche per esempio un Brit Award e così, a casa mia. Io ho tutto a casa di mia madre, perché non voglio niente nella mia casa. A casa mia non c'è niente del mio lavoro, solo i disegni, in tutte le parti. Ma io sono molto orgoglioso di questa cosa, perché è una storia non come gli altri storie della mia vita, per questo album, anche per questo successo. Io sono molto contenta, davvero. Allora, l'altra sorpresa l'hai un po' scoperta, perché quando io ti ho detto, senti, io questa sera ti voglio fare incontrare il tuo eroe, perché avevo letto che c'era un nostro grandissimo artista che era un tuo eroe, tu hai subito capito perché era proprio veramente il tuo eroe. Io pensavo che tu l'avessi detto così, perché avevi magari letto, invece ho scoperto che lo studi da 10 anni. Sì, da 13 anni. Da 13 anni dove ho studiato il suo lavoro, ma in inglese. Senti, lo vuoi annunciare tu? Lo vuoi annunciare tu? Io dico signore e signori e tu dici il nome? Ok. Signore e signori... Dario Fo. Guarda, questo lo diamo. Adesso c'è per Benvenuto. Benvenuto Dario. Siamo felici di averti alle Invasioni Barbariche e sono felice di presentarti Mika. Bello che sei! Il sogno di Mika era conoscere Dario Fo. Andiamo alla scrivania, venite. Sì, Andiamo sì, alla sì, scrivania.
perché bravissimo. quando... Non c'è niente, no, ma la non c'è cosa niente. bella, dovete Ecco, sapere... dove vado io? Di Guarda, là? vi sedete qua ma di c'è- fronte a c'è me, questo. qui c'è un gradino, Ecco, perfetto. tu ti siedi vicino a Laggiù, Mica. laggiù. Quando io sono andata a casa Eccolo del qua. Perfetto. nostro ultimo Basta così. Nobel per la Sento letteratura, benissimo. nonché maestro Dario Fogli, ho detto, sa maestro, c'è questo... Io non sapevo, adesso tu sei importantissimo, ma non ero sicura che lui ti conoscesse. Ma Anzi, io penso che lui... e sai cosa mi ha detto lui? Mi ha detto, io sono un suo grande fan. No, ma come? Ma com'è? Come hai detto questo? Quando l'ho ascoltato la prima volta, ho fatto un salto proprio, ero davanti alla televisione e ho sentito proprio una forza della natura. Cioè, c'era dentro il ritmo, c'era soprattutto la matematica della musica. Poi ho scoperto, lui lo diceva, io non leggo la musica. Che per questo ce l'ha nel cranio, dentro il cuore, nel ventre, dappertutto. Ma davvero tu sei Dario Fo? Sì. Sei sicuro? Sono un tuo ammiratore, davvero. Stupendo. E sai che cosa ho detto subito? Appena l'ho sentito, ho detto come mi piacerebbe cantare con lui. Con te, cantare con te. Ma si Sembra può il titolo fare? di una Ma canzone. perché abbiamo parlato un po' prima di stasera, 30 minuti prima di fare questa Sì, intervista adesso. prima Sì. che iniziasse la puntata. Sì, non posso parlare di più. Sì, Ho sì. chiesto a signor Fo qual è la canzone, la mia canzone. Ho aspettato forse Creschieri, una cosa così, ma no, è una canzone, l'origine dell'amore. Beh, io non avevo dubbi, dai. Ma questa è una cosa pazzesca, perché per me Dario Fo è il simbolo uno dei più grandi simboli della libertà, ma non solo nella cultura, non solo nel suo lavoro, ma nella sua vita. Sempre nella sua vita. Grazie. Lui è un simbolo della libertà, della tolleranza, del bell'umore, di tutte le cose che sono importanti per dare per la cultura, principalmente, ma anche per un bel umore, anche per amore, generalmente per amore. Ma ci volete provare? Io direi di sì. Grazie. Ci proviamo? Dario, te la senti? Dimmi. Te la senti di provare a cantare con Ma Mica? voglio, lo desidero. Guarda, sono emozionato come... Anzi, mi piacerebbe quello legato appunto alla nascita dell'amore, l'origine Dai. dell'amore. Se tu canti, io ti vengo appresso. Aiuto. Sì, Dammi un buon voto, per favore. ok. Assolutamente sì. Pronto? Vai Ah. pure. Love is a trap and you are my cigarette. Love is a trap and you are my Nicorette. Love is a trap and chocolate like cigarettes. I'm feeling sick, I've got to medicate myself. Oh, like stupid Adam and Eve, they found their love in a tree. God didn't think they deserved it. He taught them pride, gave them a leaf, made them hide. Let's push their stories aside. You know the origin is you. Oh, the origin of love. Grande. È come se avessimo Bravissimi. cantato sempre insieme. Ma ho studiato il lavoro di Dario Fo in inglese e dopo, quando ho iniziato a guardare, perché ho iniziato in italiano, ok, posso guardare l'opera e dopo ho realizzato che infatti le opere, le grandi opere di Mozart, per esempio, i testi non sono molto
la immaginazione, per me, di immaginare quello che significano tutte queste parole dell'opera di Mozart, tutto questo, la realtà non è così tanta interessante che è l'immaginazione. Voi avete un sacco di dopo... cose in comune. Io avevo anche preparato qualche filmato. Mi spiace perdere il tempo perché con voi starei ore soltanto. Però uno piccolino lo manderei. Ma io non capisco il lavoro di Dario Fo in italiano. Quello che abbiamo fatto dove ci sono un po' di loro somiglianze, lo mandiamo. Vi faccio vedere una cosa che così, insomma, è una cosa con la quale ci siamo un po' divertiti. Guarda. Got a looks like books, take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to think, and I guess you could think he's living at ease. Non c'è abbastanza estremità nella tua performance. Canela, canelassa, gira, catastrofassa. Voglio vedere un po' più di confidenza, si dice. No, tell me, man, what send you roll for? Man, 60 words is a dig below. My man, could see me, she, where they were, where they, she, where they, aia. E adesso io sono imparando su di te, io so la tua identità. Le manto. Manto enorme, mantoni d'oro, si ti consenti di laggi rottole, robe pestole. Siete fatti l'uno per l'altro. Pazzo. Ma tu sei pazzo! Non io, ho imparato da te. Grazie. La pazzia mi sembra fondamentale, no? La pazzia mi sembra che sia fondamentale, ce ne vuole una dose. Ma senz'altro. Pazzia, assurdità. Anche perché si esce dalla normalità e si esce dall'ovvio, dal banale, dal risaputo. Infatti tutti i più grossi uomini di cultura e soprattutto d'arte sono sempre stati indicati come dei pazzi. Chiave, perfino Leonardo e Michelangelo erano guardati come fossero dei pazzi, perché uscivano dalla banalità. Mi portate quei disegni che hanno fatto prima, così proviamo a fare anche la canzone di Dario. Ah sì, Ti va? sì. Dove sono? Dove Qua. sono? Grazie, ma c'era Andrea. anche un disegno, una sorpresa sì. per te. Addirittura? Chiedilo per favore, Ma certo. se lo portano qua. Che bello. Io ho fatto un regalo a lui di un mio disegno e ne ho portato uno anche per Ma te. come sono non siamo a far contenta. propaganda, basta che te lo metta lì, poi te lo guardi con comodo. Sono felice. Va bene. Mamma mia, Ecco. Ragazzi, questo tra l'altro è un valore. Io sarò un po' questo qui è ridipinto, pragmatica, cioè meraviglioso. una litografia ridipinta come la sua. Sì. Meraviglioso. Va Grazie Dario. Benissimo. Dopo ti bacio. Adesso tocca a noi. Adesso Sì. tocca a voi. Lui conosce, ha sentito, ho visto un re. E adesso cerchiamo di... Nel caso ci sono i disegni, vedi qua, che indicano appunto l'andamento. Lui se li legge, se li guarda. È un regalo che faccio, anche questo ti regalo. Ah sì? Sì, Ah, è per te. perfetto. Vai. Ok. Cominci tu? Sì. Sì. Allora, Vai. Ma io non non Tu posso fai quello leggere che la vuoi. musica, allora questo va benissimo. sì, per me. perfetto. No, Dai, Re maggiore. punta su. Re maggiore. Ok. Oh mamma, Eh, che sono un po' nervosa. Dai, punta su, ah beh, Sì, beh, ah beh, sì, beh. Ho visto un re, Sarà visto cos'è? un re seduto sulla tela, piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo, e oh, povero re! Povero anche il cavallo. Ave, sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, beh. È sempre a
bisogna stare, piuttosto piangere fa male al re. Fa male al ricco, al cardinale, Diventa tristi se noi piangiamo, e sempre allegri bisogna stare. che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo. Grazie. Anch'io. Bene. Siete meravigliosi. Senti, mica, secondo me l'anno prossimo uno dei giudici di X Factor sarà Dario. Ma dai! No, perché ormai siete una coppia che non si può dividere voi. Sì. Aspettati una proposta da Sky, perché secondo me te la faranno. Ti Va ci bene. vedo benissimo, tra l'altro, come giudice di X Va Factor. bene. Ma ti piacerebbe essere un giudice in questo modo? Oddio, lui con i Dire giudici sì o non è no? che proprio. Per te? Sì o no? No. Ma dipende, io le persone voglio conoscerle, voglio conoscere la situazione. Io a te ti ho conosciuto e quando ti vedo riprendo sempre questa memoria di chiarezza, semplicità, svolgimento, intelligenza. Che non è Ma io non sono intelligente o Sì, semplice. no, tu hai, Io sono confuso. hai un doppio cervello tu. Eh? Hai un doppio cervello che gira. Ma dai. Ma voi Super, avete te lo dico un'altra io. cosa in comune. Veramente, ne ha uno di avete scorto. un'altra cosa in comune, il linguaggio. Cioè Quale? il Gramlow Certo. è, insomma, in un qualche modo anche tu hai il tuo Gramlow. Ah, no? grazie. Quando parli nella tua lingua inventata, che è un misto di tutte le lingue che sai. Quante lingue si sai? sente benissimo, ma ha fatto un'osservazione straordinaria. L'italiano è una bella lingua, difficile e non sempre felice. Bisogna conoscere però i dialetti italiani, quelli sono importanti. Certo. Ed è una cosa detta e da lui uno in qualche straniero. modo se n'è inventato uno suo. Ho imparato un po' di piemontese, ma è difficilissimo. Dai, devo dire. facci sentire. No. Però Solo parolacce. Vabbè, una parolaccia piccola. No, non posso. È vero però, ti ho sempre sentito inventare parole, ma mai parlare. Ah no, adesso prima hai parlato milanese. Sì, stasera. Stasera hai imparato un'altra cosa. Salì, scusè. Ridilla perché è troppo bella. Che è? Ridillo? Salavi, scusè. Perfetto, perfetto. Tico Lombardo. Tra l'altro vi somigliate voi due, ve ne rendete conto? Vi somigliate. Tutte e due Ma alti. certamente c'è qualche fotografia da alti, ragazzo belli, coi che mi dentoni. assomiglia. Adesso io sono rotondo e Ce lui è l'abbiamo sempre uno più... corto di Dario ragazzo, quello che balla in bianco e ecco, nero, che lo sì, volevo sì. mostrare a Mica. Se lo mandate così, no, la Sì. somiglianza è impressionante. Ti Certo. faccio vedere quest'ultima cosa, guarda. Una volta ho visto un gazzetta sotto ad un portun che piangeva come un pover gatto e trovava più il padrone anche messo come un gazzetta sotto al tuo portun e parani come un madre Non l'ho mai visto questo Non l'avevi video. mai visto? Però una sorpresa, non l'avevo mai visto ripreso perché avevo 22-23 anni lì, 23 anni. quando ho inventato questa canzone. Sì. Bene. Io vi devo salutare, anche perché poi sai che lui dopo dobbiamo ancora sentirlo cantare, Certo, le esibizioni, vi devo salutare, però prima di salutarvi volevo intanto ricordare il tuo libro, perché è un me lo date il libro di Dario per favore? Non mio. Beh, è il libro di Franca che Di però Franca, tu stai sì. portando a teatro. Certo. Me lo date così lo faccio vedere per favore? Non solo c'è questo libro di Franca che racconta Franca Rame, tu hai studiato lo so. anche Franca Rame perché sai che dire Dario Fo è dire Franca Sì, Rame, sì, che sì, loro sì, hanno sempre sì, fatto lo tutto so. insieme, anzi il mio sospetto era che facesse tutto lei, però vedo che anche senza di lei lui un po' se la cava e quindi, no Dario? In fuga dal Senato è il suo libro che è di Chiare Lettere che tu stai portando
in giro per in l'Italia. giro per l'Italia. Ad esempio, lunedì sei a Roma A Roma, sì. e poi sarai anche a Milano. E dove hanno tentato di non farcelo fare, però. Perché? Ci hanno censurato, perché a un certo punto dovevamo andare in un teatro molto bello, dove eravamo già stati, che è del Vaticano, e a un certo punto è arrivato il veto. No, Dario Ancora? non può venire a raccontare di Franca. Stop. Via, ancora un'altra volta. Non ci posso credere. Pensavo di ormai aver sorpassato Anch'io. i problemi. Sai, lui ha avuto un po' di problemi Sì, con la lo so, censura lo in so. Italia, come sai, avendolo studiato E 13 invece anni. torna sempre, torna, non finisco. Ma in fondo come ti fa diceva- anche piacere, perché ti fa vedere che sei sempre... Sì, sì, ma per Provocatorio. rinfranzarti. È la dimostrazione che dai sempre un po' fastidio. È Mi importante. sembra che ti faccia piacere Devo- questa cosa. un musico, un poeta, un clown devono sempre dare fastidio al potere, se no vuol dire che non valgono niente. Comunque, Franca Grazie, Rame, grazie di averlo Franca capito. Rame, vi dico un'ultima cosa. In questo libro riesce a raccontare una cosa come un'esperienza che per lei è stata difficilissima, perché insomma Sì. la sua esperienza al Senato non è che sia stata divertente, però lei la riesce a raccontare con una freschezza, ci fa essere lì. In tutti quelli. Tra l'altro, prima Renzi, che so che non ti piace tanto, però diceva delle cose sulle noie della politica, la lentezza della politica, che io un po' ho ritrovato anche qui dentro. Perché Insomma, è un altro stile. un altro stile, però che la politica possa essere la cosa più noiosa del mondo, Quando lo Franca lo fanno i raccontava politici, bene. senz'altro. Infatti. Allora, ragazzi, voi scambiatevi i numeri di telefono, Sì. no? Sì. Io ora vi saluto, con Mica ci vediamo più tardi. Maestro, mi hai fatto Vado un regalo di- meraviglioso. Senz'altro. Grazie. Ciao a te. Aspetta, vengo a salutarti. Anzi, vieni, Grazie. Dario, ce la fai a venire al centro studio? Sì, sì, Dai, sì, vieni. attenzione che sì, in centro. Che volevo... Purtroppo è messo Vieni. in modo. Volevo salutarti per bene, che il pubblico ti salutasse. grazie. Vieni qua. Ho sempre paura che non sia qualcuno. No, ci sono io. Sì, Vieni, va bene. Mica, vieni. Va bene. Ecco. Ti vedo, ti aspetto. Ciao. Siete meravigliosi. Dove vado? Di qua? Ciao. Va bene, portalo tu da qualche parte. Sì, 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 sì. Oh, Adesso c'è la pubblicità e poi ci vediamo con la prossima intervista. Sarà una serata tutta così, un po' pazza, ma insomma ci divertiamo così. A tra poco. E adesso siamo tutti per lui. Un grande artista, una grande persona. Signore e signori, Mica! Bentornato. Grazie. Mica! Buonasera. Come hai passato quest'oretta? Cosa hai fatto? Ti hanno spolpato in camerino? In I camerino, bambini, sì. mia figlia, i suoi Sì. amici. Ma anche ho parlato un po' di più con Dario Fo. Con Dario. Sì. Com'è stato questo incontro? Surreale. No, completamente surreale perché era... Infatti la surrealità è una cosa molto cattiva, perché non posso rendermi conto che quando sono in un momento come questo, nella mia vita, non mi rendo conto che è vero. E dopo, 2 giorni dopo, domani mattina anche, posso dire, ma perché non ho detto tutto quello che ho voluto dire? Perché non ho toccato questo uomo un po' di più? Ma forse a lui non le piace se io tocco sempre, ma perché non ho realizzato ancora di più nella mia... Hai il suo disegno per ricordarlo, il disegno che ti ha regalato. Sì, ho guardato anche tutte le cartelline con le istruzioni. Quello secondo me lo terrai a casa tua, non lo dai alla mamma. No, questi a casa mia. Ma ho imparato il lavoro di Dario Fo da 14 anni, non 13, 14, perché avevo un insegnante che si chiamava signor Ries, Mr. Ries,
E lui era molto polemico, lui aveva perso il suo lavoro 3 volte perché era una persona molto libera e adesso lui è morto. Ma lui mi ha visto e ha detto: ok, tu sei il mio progetto. Allora ho lavorato con lui per fare un'opera d'arte di Peter Schaffer e dopo abbiamo fatto in inglese l'opera d'arte La morte di un'anarchica accidentale dell'anarchico, The Accidental Death of an Anarchist. E da questo momento ho iniziato ad imparare anche con questo insegnante di francese. E per questo lui è morto adesso. È un po' il prezzo che questo uomo, signor Ries, ha pagato per la sua libertà nella vita. Ma ho capito che per signor Ries, anche per me, anche per tanti, Dario Fo lui è un enfant terrible, uno dei ultimi enfant terrible che abbiamo nel mondo. Abbiamo già visto la vita delle opere d'arte di Jean Cocteau, da Schiaparelli, da Fellini, tutte queste persone che sono i più importanti del mondo, ma anche c'è Dario Fo, ma lui secondo me è l'ultimo. Sono contenta, sono tanto contenta, sai, di questo incontro. Ti ringrazio Sono davvero contenta. per questo bel regalo, per questo bellissimo regalo, un dei più belli regali. Quando io ho letto in una tua intervista che lo definivi il tuo eroe, mi sono chiesta cosa c'era dietro, perché insomma tu non sei mai uno che parla a vanvera, c'è sempre qualcosa dietro quello che dici. Eroe è una parola impegnativa, tu l'avevi definito il mio eroe e quindi sì, dietro c'era tanto, ho un sacco di cose sì, da chiederti. No, beh, raccontami di te. Io voglio sapere tutto dall'inizio. Ma io sono solo il risultato di tutte queste persone, come il signor Ries, il mio insegnante che è morto, come la mia insegnante russa, molto dura, che mi ha insegnato quando sono andato fuori da scuola per un anno. Ho imparato la musica con questa donna che ha appena sale fuori, è andata fuori da Mosca, ma era così, da un altro tempo. No, ma cominciamo proprio da prima, da quando sei nato. No, tu hai una biografia... Ma come? Hai una biografia Ma c'è incredibile. No, voglio sapere tutto. Allora, intanto sei Ma nato... adesso dobbiamo parlare sì. con mia madre, perché mia madre sta tua qui madre e la lei... invitiamo, se vuoi. La vuoi far venire la mamma? Dai, portati in un'altra sedia, conosciamo un momento anche la mamma. Dai, adesso la facciamo chiamare, se ci portano un'altra sedia Io tra l'altro non l'ho ancora vista la tua mamma, perché io ero qua in diretta, non vuole venire. Un momento adesso deve venire. Okay, non vuole venire. Non sarà vestita o truccata, io la capisco. Se mi dicessero vai in diretta, una trasmissione, direi voi siete magici. Ha ragione lei. Però tu sei nato a Beirut, e ci hai vissuto pochi mesi. Il terzo di 5 bambini. Pochi mesi. No, una cosa ti volevo chiedere, perché proprio nel periodo in cui tu sei nato, lì era un disastro di esplosioni, attentati, bombe, cosa che tu non puoi ricordare perché eri piccolino. Ma ne hai un sentore o nei racconti dei tuoi fratelli? Dimmi, ma per la grande parte ricordi che non ho, io ricordi, è impossibile, ma che ho capito da mia madre che c'era in questo periodo un'estremità, un contrasto tra tutti questi sentimenti e queste cose orrifiche, anche con tanta gioia al stesso tempo. Questo mix, questa polarization of emotion. Siete andati a Parigi che tu avevi 6 mesi. Sì, quindi... ma questo è il sentimento libanese, questa idea che a un momento c'è tutte queste cose che sono orribili, ma c'è sempre questa vita. Cosa hai mantenuto di libanese? Forse questo mix, anche nelle periodi più difficili della vita, c'è sempre questa gioia anarchica nella nostra famiglia, anche nella nostra E poi siete tanti, quindi una famiglia... Sì, una grande famiglia. 5 fratelli. 5 fratelli. Dici Mia madre i nomi viene di tutti.
Ma no, io dico solo le due, ci sono 3 sorelle perché è un po' maleducato per le altre sorelle di dire chi è la più vecchia. Vai a caso, dai. Allora, Yasmin, Paloma, mia sorella Zulaika e mio fratello Fortunato. Abbiamo una foto, eccomi tutti lì, Ah, sì. tutti bellissimi. Ma in questa foto mio fratello non c'è. Ma adesso è perfetto perché il mio fratello è come noi siamo un Xerox di ogni. E la coppia, io sono la coppia di lui e lui è la fotocopia di me. Di Parigi invece hai dei ricordi del periodo in cui abitavate a Parigi? Sì. Mio padre ha trovato un bel lavoro per una banca. Adesso in questo momento viviamo in un bel appartamento nel 16e, una bella zona di Parigi. Sì, molto chic, ma noi eravamo sempre la famiglia libanese, troppo rumorosa, con troppi scandali, con tanti problemi, abbiamo perso tutto, abbiamo trovato ancora soldi e dopo abbiamo veramente perso tutto, siamo andati fuori nella Toyota Previa che abbiamo e siamo andati a Londra, ma tutto questo up and down, lo diciamo anche noi. Sì, fanno parte a Londra della un nostra po' vita. sono cominciati un po' di guai per te con la scuola. Guai? Insomma, problemi Sì. con la scuola inglese, perché mi sembra di aver letto nelle interviste che hai dato che mentre in Francia... Ma infatti i problemi non hanno iniziato con la scuola inglese mi ha aiutato, era una scuola francese, perché prima di questo momento in Parigi avevo studiato in una bella piccola scuola. In piccole scuole c'è tolleranza, perché tutti i bambini capiscono tutti gli altri. Ma dopo a Londra sono andato da questo ambiente molto protetto a una grande scuola, enorme scuola, una cattiva scuola a Londra, francese, un liceo. Ah, era francese questo liceo. E lì ho avuto tanti problemi, particolarmente con una insegnante che era, non lo so, non so perché, ma non solo per me, per altri anche. Per me questo periodo era un disastro. Ma tu sei stato vittima di bullismo? Ma sì, da lei, ma non solo io, altri. Questa donna ha rovinato la vita da tanti. Ma era sadica, era cattiva? Non lo so, non posso dire, non voglio. Ma dopo ho avuto un piccolo, a 9 anni, un sorta di shutdown. Ho dimenticato come leggere, come scrivere. Ho dimenticato tutto, ho dimenticato come leggere la musica. Fino a oggi io sono molto dislessico. Da questo momento era una cosa molto strana. Ma secondo te è stato un trauma legato magari a questa persona? Perché sai che la dislessia è un disturbo tutto sommato comune, che hanno tanti bambini. Sì, ma la dislessia può venire da tante cose, anche, o può essere peggiorata da tante cose. Ma anche dopo questo non ho studiato per un anno, mi hanno buttato fuori da scuola. Ma ti hanno bocciato o bocciato? Cioè non ti hanno... Viré? Sì. Sì, per un piccolo problema. Ma dopo non ho... no, viré è un'altra cosa, ti hanno espulso da scuola. Espulso, sì. Cosa hai combinato? Cosa hai fatto? Mio padre ha scoperto che what was happening, che succedeva. Cosa succedeva? E lui è andato a scuola e ha detto tutte le cose, perché mia sorella ha scoperto un giorno, ha visto questa ragazza in action. Lui ha detto tutte le cose che lei, questa donna, ha detto a me, a lei, in frente di tutti gli altri genitori, al fine del giorno. E loro hanno detto no, questo non va bene, fuori. Ma ti picchiava? Ti picchiava anche, Bate? Ti faceva del male questa insegnante cattiva? Ma era psicologicamente molto
molto strana. Com'eri da bambino? Mica bambino. Ma prima di questo, io sempre non lo so, always in trouble. Come- Avevo sempre problemi. No, ma belli problemi, Allora non lo non so. veri problemi, un po' anarchico, ma con tanta gioia. Io sempre con i vestiti che mi piacciono. Eri già un artista. Sì, ma dopo con questa donna era un'altra cosa. Ma dopo, con la musica, ho studiato tanto, ogni giorno, un anno senza andare a scuola. Illegale fare Lì è questo. stata la mamma a Sì, insegnarti? mia madre ha detto dai, facciamo un'altra cosa, facciamo un altro percorso con questo ragazzo, proviamo. E dopo ho iniziato a lavorare da 11 anni all'Opera Reale a Londra. Ho scoperto un altro mondo. perché Facevi ho il detto, cantante lirico? Sì, ma mi pagano e questa è una cosa molto importante perché mi pagano, era un lavoro da grandi, non era un lavoro da bambini. Ho detto ok, ma merda, guarda questo mondo dove io posso andare a lavorare o devo andare a scuola. Ho detto dai, io voglio lavorare. Allora ho iniziato da lavorare molto giovane. Ma ho letto che Ma è hai tutto accidentale, composto la tua prima canzone a 7 anni. Sì, ma era orribile. Come si intitolava? Ma no, non posso. Era orribile. Era veramente. così orribile, anche il titolo. Sì, era sui cordi di Chopstick. Vabbè, avevi 7 Ho anni. scoperto questo e dopo ho scritto, non lo so, 40 canzoni su tutto. E la pubblicità del dentifricio te la ricordi? Sì. And it's good for your teeth too. Orbit chewing gum. Ma ci sono tanti, Quella quante volte hai dovuto ripeterla? Anche la musica, la musica di British Airways. Allora, un giorno, quando avevo 21 anni, ho avuto un enorme problema con British Airways e ho chiamato per dire come Ah, sì, lamentarti, arrabbiarti, Sì. fare un allora reclamo. hanno detto, scusi signore, pausa un momento, aspetta. E hanno messo, io aspetto, mentre che ascoltavo la mia voce a 14 anni, ho detto no, non posso. Prima dicevi è stato tutto un caso. Hai detto è stato un caso quello che mi è successo. Sì. Beh, c'era Ma come tutti, un certo motore però dentro ma di come te. tutti, tutti, ma la differenza non c'è una differenza, tutto un caso per tutti, secondo me. Ma tu lo sapevi però che saresti diventato una pop star? Una pop star che cosa vuol dire? Una star, un grande Una cantante. star, no. Beh, insomma, sei famoso in No, tutto io il volevo mondo. fare il teatro, io volevo fare direttore, come Il si- regista? regista di opera e di teatro. Questo, volevo fare questo, solo questo. Io volevo lavorare nel teatro, perché questo è quello che capivo. 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 Ma questo non va bene, non posso parlare ancora così. Io sono, forse va bene, ma essere un buffo intelligente, un joker, Sì, un pagliaccio, un buffone. un pagliaccio come Dario Fo, questo è bello. Essere un buffo con la lingua basica italiana, questo non va bene. Beh, sai, in realtà sei stato piuttosto bravo a imparare l'italiano, però ho capito che tu vuoi fare le cose tutte perfette, no? Anche le altre lingue probabilmente le parli perfettamente. Vabbè, Francese, sei ma in vissuto spagnolo Francia. ho dimenticato tutto il spagnolo perché l'italiano non c'è abbastanza spazio nella mia testa. L'italiano ha buttato fuori il spagnolo. Adesso ho dimenticato tutto il spagnolo. Senti, ho visto che The Voice France, dove tu sei uno dei giudici, ha fatto un dato, non so, il 50% di ascolto, il 49%, e gli altri giudici hanno detto che tu sei una
petit canard, una piccola volpe, che te li sei mangiati tutti. Cosa hai combinato? Non lo so, ma come un Vabbè, volpe? tu sei arrivato fresco di X Ma come Factor. possiamo essere un volpe in questo contesto? C'è talenti, noi siamo qui in serie. Lei un po' ha rubato la scena, diciamo. Ma gli come? altri. C'è una serie e c'è i talenti, noi siamo insieme e... Dai, sei consapevole di comunicare in modo speciale. Ma che- ho detto sempre che ho solo detto sì a questo programma in Francia perché dopo ho avuto questa esperienza in Italia con X Factor. X Factor era una bellissima sorpresa per Adesso ne parliamo un pochino di X Factor. Sì. Volevo anche farti vedere qualcosa. Do la pubblicità e poi torniamo con Mika. Ok. Bentornati, siamo in diretta con Mika. Ci stavi raccontando insomma, della tua esperienza italiana, che è quella che poi ti ha convinto a fare anche The Voice. Insomma, ti sei trovato bene. Perché ho detto no a The Voice prima, 2 anni fa, mi hanno chiesto da fare questo programma e ho detto no, ma dopo ho detto sì a X Factor, anche se non, se non parlavo la lingua, ho detto sì a Italia, perché non lo so, per me era... Tu fai sempre quello che ti senti, no? Sì, ma non sempre, non posso. Io avevo l'impressione che... L'intenzione è sì, Sì. di sempre fare, anche con la musica, perché anche se la strada non è, o le scelte non sono le scelte le più commerciali, va bene, perché da lontano, in 30 anni, potrò guardare il mio lavoro e dire ok, c'è una storia che è sincera, non è falso, in miei album, il mio lavoro, anche i miei spettacoli. E tu parli, ne scrivi anche tanto nelle canzoni, cioè ogni tua canzone parla di una parte, di una scoperta di sé, di essere se stessi, cioè anche Grace Kelly parla di questo. L'identità per me è la cosa la più interessante di tutto, la tolleranza, l'identità, tutte queste cose sono importantissime perché sono interessanti. Quando parliamo sì, anche mi dà un modo di parlare di tutte le persone. Sai, prima che ti conosco. chiedevo di quando eri ragazzino a scuola, perché lo sai benissimo quanti ragazzini, soprattutto adolescenti o comunque piccoli, soffrono per cose di cui i grandi magari non si rendono conto, perché non si sentono accettati, perché magari sono un po' diversi, uno ha gli occhiali, Un po' o uno tanti è diversi. grasso, uno è magro, uno è... Ma cioè è non sono omologati. Sì, ma non sono omologati. How do you say homogeneous? Sì, Sì, omologati. ma allo stesso tempo è molto importante da dire che infatti tante cose che sono che fanno la vita più difficile a scuola non sono piccole cose, Infatti, sono grandi cose, sono importanti. sono importanti cose, ma anche sono le cose che possono dare un po' di differenza a questa, E tu come a ne questa sei persona uscito? nel futuro. Come ne sei uscito? Con la musica. La musica per me era una Vendetta? Una vengeance. Sì. Ho fatto cinema nella mia testa con le mie canzoni per progettare il futuro. Per me, io ho progettato il futuro con la mia musica, ho intentato da fare questo, ma tutti fanno la stessa cosa, anche con canzoni d'amore. Le migliori canzoni d'amore sono le canzoni che le persone, o anch'io, quando scriviamo senza amore, perché possiamo immaginare, avere un amore immaginario. Questo amore immaginario è l'amore la più interessante, la più bella, la più perfetta, la più romantica, anche più che la realtà forse, ma questo anche per tutte le canzoni, questa progezione è la cosa la più importante. Ti faccio venire qualche ricordo dei tuoi mesi pazzi a X Factor, guarda. Diamo il nostro benvenuto a Mika! Ho studiato tanto italiano, ma stasera vorrei
a iniziare e insegnare un po' di inglese. Ecco, diciamo che Mika è il Virnalisi di X Factor 7, per cui con quella bocca può dire ciò che vuole. Ma questa è una scelta di merda. Conosco tutte le parti di Morgan adesso. Tranne quella. Troppo di informazione con il tuo vestito. Ho visto tutto. Non voglio essere cattivo. Per favore, signore e signora, alzate il volume a casa. Li senti ancora Elio, Morgan? Sì. Per me sono tre persone che sono molto belli, molto diversi. La forza di Simona Ventura, l'intelligenza di questa donna che è molto forte, che anche Morgan, la sua cultura musicale, anche la sua intelligenza, anche l'intelligenza di Elio. Elio è ironico, molto sottile, ma non con i vestiti, ma con le parole, sì. Ma le tre sono di belle rencontre. Begli incontri. Sì. Ma lo rifarai X Factor? Mi piacerebbe, sì, Credo fare che di se a te nuovo. piacerebbe... sia sicuro che lo rifarai. Guarda i tuoi fan come sono contenti, gli hai tolto un peso proprio. Erano distrutti all'idea che tu non rifacessi X Factor. A me ha colpito molto una lettera che tu hai scritto a te stesso ottantenne. Una lettera in cui scrivi cosa sta succedendo nel mondo. Per il magazine Excel, sì, nel momento... che non esiste di più. E però veramente era bella la rubrica che tu avevi e tu scrivi tante cose a te stesso, tra le quali dici il matrimonio gay in America e in Europa è visto in modo positivo, tranne in Italia, Dio sa perché. E poi dici, mi chiedo se hai bambini, stai parlando a te stesso, e come li hai avuti, perché so già per certo che non sei stato con una ragazza, tuttavia spero che tu li abbia e che ti assomiglino. È molto tenera questa tua lettera a te stesso. Io me li vedo i piccoli mica tutti colorati. Con un po' di dentoni, dai. Ora ti faccio una domanda intima, ma capirai perché. Perché io ho letto che hai una relazione da molti anni, cioè hai un compagno da molti anni. Sei sempre innamorato del tuo ragazzo? Sì. Quindi si può essere innamorati ma l'amore per... cambia. Raccontami. È un sviluppamento. Pensiamo che, prima pensiamo che una persona è orribile e dopo pensiamo, no, ma ok, va bene. E dopo pensiamo che siamo innamorati di una persona per una cosa e dopo 2 anni dopo... Quindi l'amore cambia. Cambia, è una evoluzione, cambia sempre. C'è una cosa che le persone dicono, particolarmente in Francia, non cambia mai, sempre così, vabbè, un piacere. Non cambiare mai. No, ma non cambia mai, io dico io cambio sempre, perché questa è la cosa che se non cambio io devo morire, ma anche penso che l'amore devo fare la stessa cosa. Io ho visto mia madre e mio padre che sono insieme dall'inizio, con tutti questi momenti, più così che così anche, ma tanti momenti, belli momenti anche, ma ho visto che l'amore cambia sempre, questa è la ragione, ma questo è importante, ma non sempre, ma non per tutti, non per mia zia, ma no, perché per lei era importante di non continuare, ma l'amore è diverso per tutti, ma quando l'amore cambia e lasciamo l'amore cambiare, penso che c'è una possibilità di continuare. Ma questo è solo... Sembra una canzone. Ma no, ma questo è solo dopo
il mio perspettivo è un perspettivo io non sono mia madre o mia zia, tutte queste persone, ma questo è un perspettivo solo da 7 o 8 anni, ma durante 7 o 8 anni ho avuto tanta pressione anche nella mia vita privata, ma ce l'abbiamo fatta per ora, per adesso ce l'abbiamo fatta. Non so che sto dicendo, Senti, la vedi così male? Ma per l'Italia. tu sei molto pericolosa. Perché? Perché questa conversazione è come se fosse una conversazione al mattino con un bicchiere di tè, un biscuit, un cookie e senza le telecamere che sono guardando tutto. E adesso domani devo pensare a che penserò domani dopo questa conversazione che ho detto troppo. Pensa che caso, stamattina sfogliavo un giornale e ho letto un articolo di un'antropologa che si chiama Ellen Fisher, che dice che l'amore romantico è l'unica droga positiva, ed è una tua canzone che avevo appena sentito un minuto prima. Sì. Beh, anche questo... anche che ho cantato stasera con Dario Fo. Love is a drug and you are my cigarette. Love is a drug and you are my Nicorette, you know. Love is a drug like chocolate, like cigarettes. Well, I gotta tell you, I'm feeling sick. Io sono malato, allora dammi un po' di medicamento. E lei, guarda, diceva è l'unica droga positiva, quindi se ne può abusare. E ho pensato, ma come? Appena detto abusare, la canzone... questo anche è pericoloso. È una bella parola, ogni tanto, sì, almeno di qualcosa. Ma sì, io sono d'accordo. Sai che tutti i piaceri fanno male, no? La cioccolata, l'alcol, invece l'amore è romantico, non parlo di sesso, sì. Parlo di amore. Ma le due. Anche il sesso, via. Non buttiamolo via, no? Non lo so. Ma non so. Adesso parliamo di te, dai. Dai. No. In effetti tu non parli mai di sesso. Ma sì, nelle mie canzoni, io parlo sempre di sesso. Nelle canzoni, nelle parole, sì. C'è tante cose che parlano di sesso nelle mie parole. Io ricordo solo, cos'è, Popular Song, dove mi dici che sono un frocio pazzo e una cosa del genere. Però, cosa c'entra? Non so. Dove parli di sesso? I tuoi fan qua, diteci, dove parli di sesso? Ma io parlo del sesso in un altro modo. Per esempio, ho conosciuto una prostituta che si chiamava Carolina, quando lavoravo facendo la mia musica a Miami, e per lei ho scritto la canzone Love Today, ma quando anche ho scritto Lollipop, che è una ragazza che è troppo... Ma sì, ma non possiamo dire tutte queste cose, perché dopo due... Ma c'è un modo di parlare di sesso. C'è un modo di parlare di sesso con... Ma forse questo è con per parlare di sesso con tutta la libertà del mondo, dobbiamo parlare di sesso, o possiamo essere completamente così, in estremità, o dobbiamo parlare con immagini, essere un po' più furbo, come possiamo, perché se nella volgarità perdiamo un po' la tolleranza, secondo me. Allora è un mix. Che bella cosa che hai detto. Ma mi piace anche gli artisti volgari, ma anche nella mia collezione d'arte, non lo so, è solo la maniera che io scrivo, ma con i miei colleghi ci sono tanti che parlano in un modo volgarissimo e questo è fantastico anche, ma questo è una estremità. Mi piace l'estremità. Mi piace l'estremità o mi piace la fantasia. Le due, uno o l'altro. Dimmi qualcosa della canzone che canti stasera. Underwater. Questa canzone è una canzone che ho scritto con un uomo che si chiama Nick Littlemore. Lui fa parte di una band, Empire of the Sun. Questa era la prima canzone che ho scritto per il mio ultimo album. Non il songbook, ma prima di questo, Origin of Love. E con questa canzone era come una grande sfida, perché mi piace questa canzone, ma
abbiamo lavorato per 1 anno e mezzo per connettare questa canzone con il pubblico, anche in Francia particolarmente. Era dopo tanta... e forse cerchiamo sempre nella musica popolare di trovare la valore di una canzone con la recezione pubblica o il successo commerciale. E questa è una cosa molto pericolosa, perché con Underwater ho capito che a volte abbiamo bisogno veramente di tanto tempo, dobbiamo fare tante cose per trovare... Secondo me Underwater è una canzone che ti entra in profondità, molto in profondità. Beh, tanto adesso la sentiamo, no? Tu sei pronto? Sì. Allora io ti accompagno. Vieni. Io provo a fare l'annuncio, non sono molto brava, ma... Signore e signori, Mika e il suo gruppo con Underwater. Bursting through a blood red sky, a slow landslide, and the world I've left behind. It's enough to blow your head and disappear and not be seen again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the port of my call, you shot and leaving me raw. Now I know you're amazing, 'cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater, underwater. The space boy high from the world I've left behind. It's enough to blow your head and disappear and not return again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the pulse of my car, your shots and leaving me wrong. Now I know you're amazing, 'cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater, underwater. Bravo, bravissimi, vieni con me. Intanto voglio ringraziare il tuo gruppo, sono degli artisti eccezionali, bravi, grazie di essere venuti. E poi senti, io voglio ringraziare te, perché questa era la nostra prima puntata. Io ero 1 anno che non andavo in onda, quindi sai, sono piuttosto arrugginita e sono molto contenta di averla divisa con te. Un grande onore per me, davvero grazie tanto. mille. Grazie, e grazie Mika. mille ancora per le 2 sorprese. Grazie. Grazie.
Stai qui con me, devo solo salutare il pubblico e dirgli che ci vediamo la prossima settimana, il prossimo venerdì. Grazie, grazie amica. Anche questa puntata, come tutto quello che facciamo, è dedicato a Stefania, sempre. Buonanotte. Ciao caro, grazie.